Ciao da Roby Benassi e benvenuti e benvenute in Music Beat, il canale che parla di DJing a 360 gradi. Se vi siete mai chiesti se sia possibile creare dei DJ set emozionanti con l'ausilio del vostro smartphone, allora siete nel posto giusto. Ma attenzione, tutto ciò va oltre al dispositivo che ho in mano. Pronti a rendere la vostra esperienza DJing più incredibile? Sì? Allora ci vediamo dopo la sigla. L'innovazione tecnologica ha portato il focus sulla possibilità di utilizzare il vostro smartphone o tablet per eseguire i vostri DJ set. Immaginate di essere un ragazzo o una ragazza dei giorni d'oggi che non sempre possiede un PC e magari vuole avvicinarsi al mondo del DJing ma non può spendere molto. Bene, il nostro avatar sicuramente ha uno smartphone e forse anche un tablet. Oggi questi ragazzi hanno la possibilità di sperimentare il DJing attraverso il proprio smartphone, la libreria che hanno all'interno del telefono ed eventualmente un controller esterno. Il mercato oggi offre una varietà di prodotti fatti proprio per essere utilizzati con smartphone o tablet. Io ne ho selezionato uno in particolar modo che ha al suo interno tutto ciò che serve per imparare il lavoro del DJ. E si appoggia a un'app a dir poco fantastica. Di che prodotto sto parlando? Ve lo svelo subito con l'unboxing. Questo video è sponsorizzato dalla mia Mastercard, quindi se volete supportare il canale la cosa migliore da fare è iscriversi, accendere la campanellina per attivare le notifiche sui video che saranno pubblicati e logicamente se il video è stato di vostro gradimento un bel pollicione all'insù è sempre il ben accetto. E non dimenticatevi di lasciare un commento qua sotto ed eventuali suggerimenti su ciò che vorreste vedere sul nostro canale. Io e la mia Mastercard vi ringraziamo, buon proseguimento con la visione del video. Relop Buddy è stato lanciato sul mercato all'inizio del 2021. Nato in stretta collaborazione con l'Algorithm per essere utilizzato con l'app DJI sia per sistemi iOS che Android, anche se trova massima compatibilità e funzioni avanzate come il Neural Mix e mixaggio video solo con iOS. All'interno della confezione troviamo il solito manualino di istruzioni, un cavo USB per la connessione diretta al nostro PC e un cavo RCA per il collegamento ad eventuali casse attive o amplificatori audio. Offre nel pannello laterale sinistro connessioni a punto di output tramite RCA e ingresso per le cuffie, trimmer di regolazione per il volume delle cuffie, uno per il mixer master cuffie e un altro per il master volume per la presa RCA che quindi è variabile. Nel lato sinistro troviamo la presa PC Power, un commutatore PC iOS quindi solo per apparecchiature Mac e la presa USB dedicata appunto a iOS. Ho scelto Relop Buddy perché ha tutte le caratteristiche di una moderna console, riconoscibili nei deck e nella sezione centrale del mixer, con tutte le opzioni per il DJing moderno. È plug and play per quanto riguarda iOS e in parte anche per Android. Perché sto dicendo in parte? Innanzitutto va fatta una precisazione. Le aziende che producono smartphone Android utilizzano spesso hardware totalmente diversi e apportano delle modifiche al sistema operativo Android, appunto. Quindi tutto ciò potrebbe creare in alcuni casi alcuni conflitti e incompatibilità con alcuni dispositivi. Un'altra cosa che bisogna sapere è che all'interno dei nostri dispositivi deve essere presente la funzione OTG. Cos'è la funzione OTG? È quella funzione che ci consente attraverso la presa USB del nostro tablet o del nostro smartphone di poter inserire anche una chiavetta dati esterna e poter far scambio dati appunto, quindi poter trasferire dei dati dalla chiavetta all'interno dello smartphone o viceversa
che possono essere scaricate, esempio foto, sulla chiavetta stessa. Per sapere se il vostro dispositivo ha questa funzione attiva, esiste nel Play Store più di un'applicazione che vi va a dire appunto se nel vostro dispositivo è sbloccata la funzione OTG. Come posso collegare alimentazione e dispositivo Android a Reloop Buddy? Come vi ho già anticipato, deve essere sbloccata la funzione OTG e occorre acquistare un cavo o un dispositivo appunto OTG. È un banalissimo cavo che presenta una presa femmina USB e due prese di solito micro USB, quelle a 5 poli. Infatti io ho dovuto utilizzare degli adattatori per l'USB-C. Quindi vi farò vedere adesso in soggettiva diretta sulla console come si collega tutto questo e poi testeremo la Reloop Buddy con il mio cellulare e anche con il mio tablet. Per prima cosa ci dotiamo di un cavo USB-C e USB-A, credo che sia là questo, dove comunque noi andiamo a inserire il nostro caricabatterie che normalmente utilizziamo per il cellulare da, ripeto, 2 A. Il cavo in dotazione alla console è un USB-B e un USB-A, quindi andiamo a fare il collegamento qui nella presa PC e per quanto riguarda Android il selettore deve rimanere su PC e non deve andare logicamente su iOS. Adesso inseriremo la parte terminale del cavo che abbiamo collegato alla Reloop sulla presa femmina del cavo OTG. A questo punto colleghiamo il nostro dispositivo mobile, avviamo l'applicazione e ancora non gli abbiamo dato corrente alla Reloop Buddy. Ecco fatto. Ora diamo corrente alla Reloop Buddy inserendo il cavo che precedentemente avevamo inserito alla presa di corrente sull'unico ingresso di masto. Ecco fatto. La Reloop Buddy si accenderà e quando vedremo che i pad sono illuminati di colore diverso vuol dire che c'è stato collegamento con il nostro dispositivo. Adesso io posso andare a selezionare un brano, mi basterà girare la rotellina per accedere alla mia lista, in questo caso ho le mie playlist SoundCloud, ma ci manca ancora da collegare qualcosina, esempio una coppia di cuffie che le metteremo appunto nella presa dedicata, le appoggiamo un attimo qui che si vedono, ok, e perché no una coppia di casse, anzi una cassa in questo caso, una piccola cassettina dell'Alessis, eccola qua, ok, colleghiamo i cavi RCA nella sezione dedicata. Ok, adesso che abbiamo collegato tutto, abbiamo caricato anche 2 canzoni nei deck, proviamo ad andare a sentire se la cassa funziona e se funzionano anche le cuffie. Play. Questo è l'audio che esce dalla scheda, diciamo, audio appunto della Reloop, non è male, e abbiamo anche le cuffie funzionanti. Le avvicino al mio microfono, ok? Possiamo attivare anche la visione delle waveform a tutto schermo, eccole qua, in modo tale che riusciamo a fare un mix ancora più agevole. Logicamente riconosceremo i BPM dell'uno e dell'altra canzone. Proviamo a fare un mix, vediamo se si impasta l'audio. For y'all tonight. We're gonna sing a song for y'all.
about this girl. On that sunny day, didn't know I'd be such a beautiful girl walking down the street. Seen those bright brown eyes with tears coming down. She deserves a crown. Where is it now? All of this there. Con il tablet invece ho questo problema: se io mantengo la configurazione che abbiamo visto prima con lo smartphone, che è quella corretta, quando vado in play sentite cosa succede? È velocissimo, abbiamo aumentato i BPM alla follia e in più l'audio. Ok, quindi per ovviare a questo problema devo staccare dalla scheda audio le casse e lo stesso le cuffie e collegarmi eventualmente anche con un cavo splitter che mi potrà dare l'accesso anche all'ascolto delle cuffie, ma tutto in modalità mono. Mi devo collegare direttamente alla presa cuffia del tablet. In questo caso l'audio c'è, ma molto basso. Quindi il mio tablet lo posso utilizzare eventualmente amplificando l'uscita cuffia, diversamente è del tutto inutile. E quindi sono costretto a utilizzare lo smartphone, che tutto sommato rende il tutto ancora più portatile. Logicamente Reload Buddy sblocca anche la versione PC o Mac, logicamente, ma tutto ciò assieme alle varie funzioni che ha questo piccolo ma grande controller lo vedremo nel prossimo video. Quindi se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e accendi la campanellina per rimanere sempre aggiornato sui video che andremo a pubblicare in futuro. La prima parte di questo video termina qui, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e noi ci vediamo come al solito al prossimo video. Ciao!